Questa che è lì ferma da ormai quasi 6 anni è la vecchia centrale Enel a olio combustibile ad alto contenuto di zolfo, che è stata costretta a chiudere nel 2005 dopo aver funzionato 25 anni senza nessuna autorizzazione ministeriale, perché è troppo inquinante, ovviamente, forse si dice la più inquinante d'Europa, per cui ci sono anche delle condanne agli amministratori delegati dell'Enel e ai direttori della centrale. Sono 4 gruppi di combustione a olio per un totale di 2640 megawatt di produzione. Quando è nata era la più grossa centrale d'Europa, rappresentava all'epoca circa l'11% della produzione elettrica nazionale. Vorrebbe, nell'ipotesi di Enel, essere trasformata in una centrale a carbone, 3 gruppi per un totale di 1960 megawatt, carbone cosiddetto pulito. Ad uno dei 3 gruppi, per effetto di un finanziamento di 100 milioni da parte dell'Unione Europea, verrebbe applicato il sistema ancora sperimentale di cattura e sequestro di CO2, che bloccherebbe 1 milione di tonnellate di CO2 emessa. Peccato che la centrale ne mette in totale 10 milioni e mezzo. Di fatto l'anno scorso abbiamo sforato abbondantemente il record di emissioni di CO2 a livello antropico, con 30,6 miliardi di tonnellate di CO2 emessa. Non abbiamo bisogno di centrali, non abbiamo bisogno di elettricità in Italia, abbiamo bisogno eventualmente di fare risparmio e efficienza energetica. Dopo, come puoi vedere, è abbastanza impressionante, insomma. I suoi bei danni li ha fatti, come di là si intravedono, vedi, quelle sono le cisterne di olio combustibile che insistono nella zona. L'Enel non ha mai preso in ipotesi quello che è prescritto anche per la legge istitutiva del parco al suo articolo 30, cioè la riconversione a gas metano. Nonostante abbia sottoscritto un accordo nel 99 con le autorità regionali e locali e i sindacati e l'Edison, che all'epoca era la proponente dell'opera, un accordo per utilizzare il gas del più grande rigassificatore offshore, cioè fuori da terra, in mezzo all'acqua, al mondo, che si trova a poca distanza, circa 10 miglia. Il punto più vicino a terra è proprio la banchina dell'Enel, era stato fatto con questo scopo. Non vuole utilizzare il gas dell'Edison, probabilmente per conflitti anche tra aziende concorrenti. Di fatto sto accordo l'aveva siglato. Chiaro che il carbone costa meno, se basta mettere un aggettivo come pulito per renderlo più appetibile, poi la sostanza non cambia, è il più inquinante tra i combustibili fossili. Dal punto di vista del riscaldamento globale è quello che incide molto di più, essendo quello che emette più anidride carbonica di tutti. Questa è una zona tutta di bonifica, queste erano valli, paludi, eccetera eccetera, sono state bonificate, diciamo, tra l'inizio del Novecento e il ventennio fascista. I lavori sono iniziati nel 75-76, se non ricordo male, già tra grandissime polemiche. Il parco doveva essere, nelle intenzioni del legislatore, si parla della legge, non mi ricordo il numero, comunque del 91, un unicum con il parco dell'Emilia Romagna, perché una parte del delta è anche in Emilia Romagna, no? Se non fosse stato diventato parco interregionale entro 2 anni, secondo il legislatore, sarebbe dovuto intervenire il Ministero dell'Ambiente e farne un parco nazionale. Siamo ancora qua che aspettiamo. Qui siamo a Bocassette, che è una delle località in cui bene o male si è sviluppato un minimo di turismo balneare all'interno del delta del Po, ma più avanti c'è Albarella, ci sono Rosolina, che sono un tipo di turismo un po' più popolare. Siamo qui perché qui in fondo, proprio di fronte, c'è il rigassificatore dell'Adriatic LNG, che è stato costruito dopo un accordo che c'è stato tra Enel, Edison, che era la proponente del progetto del rigassificatore, e le autorità locali, i sindacati, con l'intento di alimentare la centrale di Polesine Camerini, che si vede là in fondo, infatti è il punto più vicino a terra al rigassificatore, con l'intento di alimentarla a gas. La cosa non è stata fatta perché a Enel evidentemente il carbone costa meno e garantisce maggiori profitti, anche
anche perché è più inquinante, si comincia a spendere soldi tecnologie per limitare l'inquinamento, chiaramente diminuisce anche i profitti. Di fatto questa centrale è stata oggetto di un sacco di indagini anche da parte della Procura, condanne, una recente per inquinamento ambientale agli amministratori delegati di Toscaroni e ai 2 direttori della centrale, un rinvio a giudizio recente del 28 giugno addirittura per ipotesi di disastro ambientale sempre a Toscaroni e una serie di altri personaggi, una serie di indagini anche per il progetto di riconversione a carbone, perché è stato riconosciuto un falso abuso d'ufficio nella presentazione del progetto. Lì sono coinvolti anche i commissari della via nazionale e della via veneta della Commissione di valutazione di impatto ambientale. A fronte di questo cosa è successo? Che Luciano Violante, portavoce di Italia Decide, parlamentare del PD, ex presidente della Camera, Italia Decide è una fondazione cofondata e finanziata da Enel. Luciano Violante, dicevo, ha denunciato questa ipotetica persecuzione invocando da parte della Procura di Rovigo nei confronti di Enel che vuole riconvertire a carbone, invocando l'ispezione del Ministero della Giustizia e quindi di Angelino Alfano, che in perfetta sincronia bipartisan ha subito mandato gli ispettori e pare che i pubblici ministeri siano stati sanzionati, anzi è certo, perché pur di togliergli l'indagine al pubblico ministero Emanuela Fasolato, l'avevano promossa a esaminatrice di una commissione per formare magistrati a Roma, ma lei riusciva a continuare a seguire le questioni ambientali che stava seguendo qui in provincia di Rovigo, e quindi è stato detto che lavorava troppo, sostanzialmente non poteva fare una cosa e farne un'altra. Sappiamo che la giustizia è molto veloce in questo paese, c'è qualcuno che si dà da fare, è giusto sanzionarlo. Alfano lo sa bene e anche a questo punto il centro-sinistra, il PD lo sa. Non conviene toccare il manovratore, chi tocca i fili muore. La centrale, come dicevo prima, emetterà metalli pesanti per le rilevazioni. Verrà costituito un osservatorio nelle intenzioni del Ministero, dell'autorità, verrà costituito un osservatorio che farà capo agli enti locali, è simile a quello di Civitavecchia, finanziato da Enel. Il Ministero dell'Ambiente a Civitavecchia la dichiara illegale, perché coinvolge l'ARPAV o altri enti di salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Cosa succederà? Che emetterà metalli pesanti in modo consistente, le polveri ultra sottili raggiungeranno aree molto lontane, c'è uno studio del CNR anche in proposito, si parla di 70-80 km di distanza. Le emissioni di CO2 in un paese che ha già un problema di deficit rispetto agli accordi del 20-20-20 a livello europeo, che già sforiamo di 80 milioni di tonnellate, saranno incrementate di altri 10 milioni e mezzo di tonnellate, anche se parlano di cattura e sequestro di CO2, al limite, se proprio dovesse funzionare secondo le loro dichiarazioni, riusciranno a catturarne sì e no 1 milione di tonnellate. Continuerà a distruggere questo paesaggio che avete visto in parte e a minare la salute dei suoi abitanti, che contano quasi tutti un malato, se non d'asma, di tumore in questa zona. Sappiamo che in questa zona il potere dell'Enel e di chi ci lavora ha la mano pesante, insomma, non parlo di mafia o di minacce, però insomma, le persone purtroppo spesso parlano a mezza bocca della cosa, hanno sempre paura di ledere gli interessi di qualcuno, anche come si fa di solito. Per governare bene si lasciano prebende a un'associazione piuttosto che a un'altra, si sistemano alcune cose, si sponsorizzano avvenimenti, si fa un po' di panem circenses. In questo Enel è sicuramente molto bravo. Di fatto sarebbe interessante che le persone, sono parecchie e questo lo so per certo, che hanno un malato di tumore piuttosto che di malattie respiratorie serie, si facessero coraggio e denunciassero le cose in maniera tale che si vedesse qual è il reale impatto sulla popolazione del passato funzionamento della centrale e quali sono i reali pericoli per il futuro con un combustibile inquinante come il carbone. E non c'è nel nostro paese, qui,
Spesso leggiamo sui giornali che c'è la necessità di convertirla a carbone questa centrale perché colmerebbe il deficit del 40% di mancanza di energia elettrica che c'è in Veneto. Non possiamo ragionare col federalismo elettrico, è un'assurdità. La corrente viene prodotta in alcuni posti e viene portata in altri, sarebbe molto meglio fosse in filiera corta come tante altre cose perché non ci sarebbero dispersioni. In Italia non abbiamo bisogno di nuove centrali. È una dichiarazione di Fulvio Conti, non è mia, del 3 di giugno. Abbiamo una produzione elettrica che può far fronte a qualsiasi tipo e livello di emergenza. Si tratta solo di creare le reti adeguate per portare quell'energia che viene prodotta, che so, dall'eolico piuttosto che dal fotovoltaico, portarla dove serve, quindi un'efficienza energetica maggiore e soprattutto puntare sul risparmio energetico. Ci sono studi della facoltà di energetica del Politecnico di Milano che danno indicazioni di minima attraverso le quali si potrebbe giungere a risparmiare entro il 2020 il 30% dell'energia consumata con semplici accorgimenti senza stravolgere il nostro stile di vita. Ovvio che finché non si capisce che continuare a produrre energia con combustibili fossili, oltre che incidere sulle nostre tasche, incidere sulla nostra salute e il futuro dei nostri figli, non faremo grossi passi da gigante. Purtroppo in alcune zone come questa si fa leva sempre sulla questione lavoro, ma di lavoro, se si volesse seriamente impegnare con un po' di coraggio nell'ambiente che ci circonda, in agricoltura, turismo e pesca ce ne sarebbe, e indotto, ce ne sarebbe da vendere qui, solo che è più facile aspettare uno stipendio del 27, questo lo posso anche capire, ma non giustifica il fatto di avanzare gli altri, queste sono cose.